È il 1850 e l'uomo che vedete, con tanto di cilindro, è il signor Giuseppe Verdi, illustre compositore di opere liriche. Sta andando di gran fretta al teatro La Fenice, nel cuore di Venezia, perché stasera debutterà la sua nuova opera, Il Rigoletto. Il signor Verdi suda, è agitato, perché questa non è un'opera come tutte le altre. Le persone più importanti qui non sono re o principesse come nelle favole, ma gente del popolo, gente comune, come nella vita vera. E infatti, triste protagonista di questa storia è Rigoletto, gobbo buffone di corte che per far divertire il duca di Mantova non si risparmia dal prendere in giro i nobili cortigiani. Ma voi vi starete chiedendo che cosa c'è dentro quel sacco e perché Rigoletto lo trascina in tutta fretta nella notte. Beh, per saperlo dovremo tornare al primo atto. Eccolo lì, il nostro Rigoletto, che si burla dei nobili cortigiani. Guardate come strombazza e spiffera i loro segreti ai quattro venti. E guardate le facce dei cortigiani. Ma anche Rigoletto ha un segreto. Tiene nascosta e al sicuro la sua bella figliola, Gilda, che ama teneramente. Mai sentito dire? Chi la fa l'aspetti? I cortigiani per vendetta raggirano Rigoletto e rapiscono la bella Gilda per portarla nel palazzo del duca di Mantova, un giovane signore seduttore senza cuore. La donna è mobile, qual piuma il vento, muta d'accento e di pensiero, sempre un amabile, leggiadro viso, il pianto in riso. La donna è mobile, qual piuma il vento, muta d'accento. Quello che non sapete è che Gilda aveva già incontrato il duca ed era segretamente innamorata di lui. E così quella notte finisce beata tra le braccia del duca. Ma poi, quante lacrime per aver perso così il suo onore. E Rigoletto, il padre, umiliato, vuole vendetta. Rigoletto decide così di assoldare il sicario sparafucile per uccidere il duca. Il piano del sicario è semplice: attirare il duca nella locanda con l'aiuto della sorella Maddalena, donna bella e dal fare lascivo, uccidere il duca, metterlo nel sacco e consegnarlo a Rigoletto prima dello scoccare della mezzanotte. Ma, ahimè, qualcosa va storto. Maddalena infatti si è innamorata anche lei del duca e implora il fratello di risparmiargli la vita. Sparafucile accetta, ma solo a condizione che qualcuno bussi alla porta della locanda prima dell'ora stabilita, così da sacrificare il malcapitato al posto del duca. Dietro la porta, Gilda ha sentito tutto e per amore del duca decide di bussare, travestita da viandante. Ed ecco svelato il mistero. E mentre Rigoletto trascina il sacco verso il fiume, decide di guardare l'ultima volta il volto del duca. È impossibile!